Siamo all'ingresso artisti dove tutto inizia perché da qua entrano tutte le persone coinvolte nella rappresentazione di quest'oggi. Fagiani è arrivato. Fagiani, coro sta arrivando. Allora, mi raccomando, quando arrivano i bambini uno arriva prima perché ha una prova in palco, quindi poi viene Eleonora, la chiamate e la portate su, ok? Grazie. Ok, adesso andiamo a vedere intanto la sala trucco delle masse artistiche, che tra poco sarà piena di gente, ma abbiamo già qualcuno. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Bene. Allora adesso è iniziata già la convocazione trucco dei signori artisti del coro uomini. E invece abbiamo anche la sezione parrucco, giusto? Parrucco, perché nel costume è prevista tutti una calotta nera, quindi tutti hanno anche un copricapo e quindi stanno ovviamente chi ha i capelli lunghi, giusto, vanno raccolti. Va bene, adesso andiamo a vedere quello che succede nell'altra parte del teatro, cioè noi stiamo in questo momento attraversando il palcoscenico da sotto. Intanto sentiamo già alcuni professori che si scaldano. Ecco, entriamo nella sala, che sarà probabilmente il mio ultimo momento di entrare in sala prima dello spettacolo. Come vedete stiamo facendo la prova dei sovratitoli. Tra poco il personale di sala verrà comunque a controllare che tutti i posti siano in ordine, che tutti i palchetti abbiano gli arredi al posto giusto, ovviamente perché abbiamo oggi il teatro pieno, quindi tutti i posti assegnati devono essere presenti ovviamente e tutti i palchetti ordinati nel modo migliore. Non caliamo il sipario ancora perché aspettiamo che il consolista arrivi e verifichi che tutti i proiettori siano settati nel modo giusto. Adesso facciamo la prima fila di palchi e andiamo in palcoscenico per andare a trovare gli artisti che si trovano al trucco. Intanto ho dato anche un occhio a vedere se la banda di palcoscenico è già settata, abbiamo già messo le parti, perché come sapete in Turandot ci sono alcuni strumenti che scritti da Puccini devono suonare in quinta e hanno tantissimi interventi, per cui è importante ovviamente che tutto sia pronto e preparato. Intanto guardate, questo è un pezzo del costume dell'imperatore che si vedrà nel secondo atto. È un pezzo che teniamo qui perché l'imperatore in questo allestimento è sempre seduto su una portantina, quindi quando si chiama l'artista in scena viene portato sulla portantina e poi viene apposto questo pezzo del costume che è quasi statuario. Ciao! Ciao! Hola! Eccoci! Ciao! Ciao Rebecca! Adesso Rebecca sta ultimando il parrucco, giusto Barbara? Sì. E come vedete ha questa parrucca abbastanza complessa, no? Abbiamo qui Fabio Previati che interpreta il nostro Ping, e una delle tre maschere che hanno questi trucchi speculari, giusto? Hanno dei trucchi speculari e Stefania sta realizzando il primo dei tre, perché Fabio è il primo convocato dei tre protagonisti appunto di queste tre maschere. Hanno una linea colore, no? Come funziona? Sì, ognuno di loro ha una linea colore che li caratterizza e nello specifico qui faremo un triangolo verde e avrà una calotta. Piano piano gli artisti stanno arrivando, ciao ragazzi, c'è Matteo Mezzaro con noi che è uno degli artisti che interpreta Pang, dimmi la verità, Pong, si scambiano, ecco, Pong, che andrà adesso al posto di Fabio, l'artista che abbiamo appena visto, per fare il trucco ovviamente. Ragazzi siete a posto? In tempo? Tutto bene? Sì, a posto. E ovviamente la cosa più difficile è far sì che le masse artistiche siano tutte puntuali col trucco, perché chiaramente essendo il numero maggiore di persone
incidono sullo spettacolo. Ciao Marco, come va? Marco è uno dei referenti del nostro coro e tutto bene? Abbastanza, Le malattie finite? Io un pochettino. Gli altri però resisto. siamo sul numero, ho detto. Esatto, Ok, va bene. Ho parlato con Silvia tanto prima. Sì, sarà un po' così, dai, però Vabbè, teniamo dai, duro. teniamo duro. Ciao Simo, dov'è l'Elisa? Eli? Com'è il venduto di stasera? Non lo so, devo ancora chiedere. Me lo fai sapere? Certo. Vuoi sapere tu? I ragazzi stanno iniziando a controllare tutto, aprono le porte. Cosa fate Elisa adesso? Bene. Adesso controlliamo, soprattutto controlliamo il teatro, controlliamo i palchi, controlliamo la platea, in modo tale da preparare per lo spettacolo. Quindi anche è un lavoro che ovviamente parte prima. Parte prima, esatto, circa 45 minuti prima. Ecco il palco Lucci, si trova al quarto ordine, esattamente sopra il palco reale. Siamo un teatro fortunato perché ovviamente il consolista, in questo caso Simone, ha una visione, devo dire, ottima, perché si trova esattamente centrale rispetto all'asse del palcoscenico. Questo spettacolo ha circa 350 memorie, quindi per uno spettacolo che ha una durata di musica di 2 ore, sono un bel numero. Questo intanto è lo Spartito Luci, qui insieme a Momi c'è anche il maestro alle luci che è Claudia, che tramite l'uso di un intercom, quindi di una cuffia per non disturbare il pubblico nei palchi vicini, parla a Momi dandogli le attenzioni e i segnali rispetto allo spartito. Andiamo a vedere se c'è anche Enrica che si occupa dei sovratitoli, che sta in un'altra posizione, che è qui dietro. Ciao Enrica. Ciao, ti possiamo disturbare? Siamo qua, Enrica adesso sta verificando nel suo bugigattolo, che però in realtà è molto comodo, che i sovratitoli siano funzionanti. Abbiamo visto prima che stava provando. Anche lei ha un suo spartito, uno spartito come quello Luce, uno spartito sovratitoli, dove lei ha i numeri delle slide e segue direttamente, controlla quel computer che va a proiettare sullo schermo dei sovrattitoli anche i sovrattitoli che vedete in sovraimpressione durante lo streaming. Questo pulsante rosso è un po' il nostro pulsante di emergenza, nel senso che se Enrica dovesse avere dei problemi durante lo spettacolo, magari una slide, viene saltate 2 slide, oppure addirittura un cantante magari si scorda una frase, prontamente questo pulsante oscura il sovrattitolo e poi si ricontinua attraverso la frase successiva. Il maestro Faggiani, che è il maestro del coro, sta dando alcune note. Ciao Sera. Permesso, din din din. Ciao, ciao. Ciao. Oh, io prendo la partitura, Dai la partitura? Sì. Ecco, il maestro si sta rilassando prima dell'inizio. Grazie. A dopo. Ciao. Ecco, guardate, l'imperatore che dovrebbe essere in sala trucco non è ancora in sala trucco. Sì, ora vado. Mi ha trattenuto il direttore. Sì, Assolutamente il direttore. sì. Buonasera, saluto con rispetto. Ciao Paolo, a Ciao, dopo, buon lavoro. Ciao.
e sarà il fortunato che metterà questo costume gigantesco. Là c'è Chiara. Chiara Pulsoni è la maestra collaboratrice di palco che, diciamo, mi aiuta nel dargli ingressi, si occupa di questo lato del palcoscenico, insieme a Marta Torbidoni, che è l'interprete che sostiene il ruolo di Liu nel secondo cast. T'à posto? Sono cinta per la radio, vedi? Ah, Comprata finalmente. apposta. Comprata da brava operaia. Tutto bene? Benissimo. Bene, Finché posto. il palco è vuoto, tutto bene. Allora cambia quel bambino Sì. che ti ho detto, c'è Sì, quello l'ho visto, biondo di biondissimo. prima, biondissimo. Super anziano. E tra l'altro poi dovrebbe venire anche Dimmi. qualcuno a riprendere il loro ingresso, perché poi sai che a Modena primo cambieranno. fondo? Sì, esatto, Vabbè. quindi Ci troviamo sulle scale. sì, perfetto. Grazie. Bene, Buon lavoro, a dopo. buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Ciao a tutti, chi c'è in radio? Pronto? Mommy? Siamo per sala? Ok. Mancano 15 minuti, è il momento di fare il primo segnale per tutti i camerini, ma anche di suonare la prima campanella per far capire al pubblico che quanto tempo manca per l'inizio dello spettacolo. Signore e signori, primo segnale al pubblico, 15 minuti all'inizio della rappresentazione, 15 minuti. Andiamo a chiamare il pubblico, i segnali al pubblico coincidono solitamente con quelli ai camerini, a meno che appunto non ci siano delle discrepanze di preparazione, in questo caso coincidono e si fanno al pubblico meno 15 minuti prima, meno 10 sono 2 campane e quella dei meno 5 viene fatta in accordo tra me e la caposale Elisa che abbiamo conosciuto prima, quando il foyer, quando lei ritiene che il foyer sia abbastanza libero e tramite il nostro software di palmari di obliterazione dei biglietti, quando si capisca che più o meno la maggior parte del pubblico sia arrivato in teatro. Io sto dando ancora una volta un occhio alla scena per ricordarmi, per fare un ultimo check, che tutto di quello che è il piazzato, cioè vuol dire di tutto quello che viene messo all'inizio, deve essere pronto all'inizio della rappresentazione, sia sul palco. Tra 5 minuti cominceremo a chiamare le masse, quindi l'opera di Turandot inizia con l'ingresso del coro, quindi ci dobbiamo accertare che tutti siano ovviamente già pronti in quinta quando faremo l'ultimo segnale per il pubblico, perché ovviamente a quel punto non sarà il pubblico a dover aspettare noi, ma saremo noi a dover aspettare il pubblico che sia pronto per iniziare. Signore e signori, terzo ed ultimo segnale, chi è di scena per l'inizio dell'opera, signori ventre, Ieo, Prestia, Ciò. Ultima chiamata, signori artisti del coro, uomini e donne. Ultima chiamata, figuranti uomini e ballo. Ripeto, terzo ed ultimo segnale, chi è di scena per l'inizio della rappresentazione. Professori d'orchestra, prego accomodarsi in buca, reparti tecnici, macchinisti, attrezzisti, elettricisti. Prego prepararsi, maestri collaboratori in posizione. Terzo ed ultimo segnale, chi è di scena?